Ciao a tutti, oggi super ricetta per le grandi occasioni, gli spaghetti allo scoglio. Vi facciamo vedere tutti i passaggi in modo che sia semplicissimo replicare questa ricetta. Vediamola. Per fare un buon piatto di spaghetti allo scoglio per 4 persone noi utilizziamo 400 g di cozze e 400 g di vongole, 300 g di seppie e 300 g di calamari circa, 300 g di panocchie di mare o cicale, 300 g di gambero bianco e 300 g di scampi, 12 ciliegini, l'equivalente di 200 g, un cucchiaio di passata di pomodoro, un peperoncino e 2 spicchi di aglio, un ciuffetto di prezzemolo, 360 g di spaghetti o linguine, mezzo bicchiere di vino bianco, circa 80 ml, circa 6-7 cucchiai di olio extravergine di oliva e sale. Cominciamo a tagliare seppie e calamari. Li tagliamo ad anelli, ce li hanno già puliti in pescheria, però comunque noi li abbiamo sciacquati con acqua e sale e sgocciolati. Anche la testa va tagliata a pezzetti. Stessa cosa si fa per la seppia, ma le tagliamo a strisce. Per i gamberi togliamo testa e, se c'è, il budello, e togliamo il carapace. Dagli scampi si tolgono gli occhi e il budello. Puliamo anche le pannocchie di mare, che da noi chiamiamo principalmente cicale. Togliamo un po' tutte le estremità. Ovviamente potreste preparare questo piatto anche con frutti di mare, diciamo surgelati, però ovviamente il piatto perde tantissimo, quindi se vivete in una città di mare, assolutamente molluschi, comunque frutti di mare freschissimi. In una padella mettiamo 2 cucchiai di olio. Mettiamo l'aglio. L'olio deve essere ben caldo. Mettiamo il prezzemolo, i gambi e aggiungiamo cozze e vongole. Mettiamo il coperchio. Sapete che c'è una curiosità legata al termine allo scoglio, che viene da Trapani. Perché chiamiamo questo piatto spaghetti allo scoglio? Allo scoglio viene da Trapani, dove alcuni pescatori usavano cucinare una minestra con le pietre, nel senso che includevano nel brodo pezzi di scogli ricoperti di muschio marino e recuperati durante le battute di pesca per insaporire il brodo. Da questo piatto quindi poverissimo provengono gli spaghetti detti oggi allo scoglio, e oggi si intende un piatto preparato con pesci di scoglio. Appena si aprono li togliamo. Quindi i piatti allo scoglio sono ormai tipici di tutte le zone di mare italiane, anche quelle delle coste sabbiose, dove compaiono canolichi, telline, tartufi, molluschi tipici dei litorani sabbiosi, insomma. Dopo 2 minuti vedrete già che cominciano ad aprirsi e possiamo toglierli. Quindi nei piatti allo scoglio cozze e vongole non mancano mai, e poi tutti gli altri ingredienti variano un po' in base al paese, alla regione dove vengono preparati. È un piatto abbastanza veloce e semplice che ormai si prepara in tutta la penisola. Abbiamo spento la fiamma, ovviamente. Però ricordiamo insomma l'origine poverissima di questo piatto. Oggi invece è considerato un piatto abbastanza ricercato, viene preparato per le occasioni, per la vigilia di Natale, perché è spesso impreziosito anche da scampi, ostriche, uova di salmone, riccio e anche pesci. Il brodo va filtrato. A questo punto si sgusciano
e le mettiamo, vedete, nel brodo. E lasciamo 2-3 cozze o vongole con il guscio a testa, quindi per 4 persone circa 12. Vedete, questi sono quelli che poi ci lasciamo per ornare il piatto, quindi un paio di cozze e vongole a testa. Adesso versiamo un po' di brodo sulle cozze e vongole che ci siamo lasciati in modo che non si secchino. Teniamo tutto al caldo coperto. A questo punto ci dedichiamo agli aromi, quindi tagliamo il prezzemolo, i pomodorini, l'aglio e il peperoncino. Questo è un piatto che deve essere un po' piccante. L'aglio va tritato. Per quanto riguarda il peperoncino, essendo molto piccante, ci mettiamo solo metà. E lo mettiamo nello spicchio di aglio tritato e tagliamo anche i pomodorini. L'uso del pomodorino anche spesso è argomento di discussione. C'è chi non ce lo mette, li fa in bianco, però dipende un po' dalla ricetta, dal posto in cui vivete. Stessa cosa il tipo di pomodoro, c'è chi usa il ciliegino, il salmarzano, il pomodoro pelato, dipende da dove vivete. Da noi che siamo in Puglia, nel Barese, si usa mangiare gli spaghetti allo scoglio più con il pomodoro. Abbiamo quindi preparato tutti gli ingredienti, possiamo procedere. Un giro d'olio, più o meno quanto un cucchiaio, in una padella, accendiamo la fiamma. Mezzo spicchio di aglio. Appena sentite un po' lo sfrigolio dell'olio, potete cominciare ad aggiungere gli scampi. Più o meno 1 minuto per lato, pochissimo. Fateci sapere voi cosa mettete, quali sono gli ingredienti che utilizzate per fare gli spaghetti allo scoglio, perché la ricetta può variare moltissimo in base un po' anche alle usanze familiari, e sapete che ci piace sempre conoscere tutte le versioni. Poi noi abbiamo fatto tantissimi primi piatti anche di mare, quindi iscrivetevi al canale YouTube Cucina Geek se volete vedere altre ricette spiegate in maniera dettagliata come questa, e trovate proprio sul canale una playlist che si chiama Primi piatti più buoni d'Italia. Ce ne sono tantissimi, più di 60 ormai, così potete scegliere il vostro menù. Ci sono piatti della tradizione italiana spiegati minuziosamente, quindi non potete sbagliare, in modo che risultino semplicissimi anche per chi non ha mai provato a cucinare quei piatti. Per esempio un piatto di pesce come questo potrebbe un po' spaventare, ma noi vi facciamo vedere tutto, quindi non potete sbagliare. Possiamo spegnere la fiamma e li togliamo. E copriamo anche gli scampi. Possiamo accendere la fiamma per l'acqua della pasta. Accendiamo nuovamente la fiamma e 2 cucchiai di olio in una pentola. Mettiamo peperoncino e aglio tritati. Possiamo aggiungere seppie e calamari che abbiamo tagliato. Sale. Cominciano a schiarirsi, diventano un po' più bianchi. E a questo punto sfumiamo con il vino bianco.
Aggiungiamo i pomodorini. Sapete che seppie e calamari non devono mai cuocere troppo, altrimenti diventano gommosi. Aggiungiamo la passata. Dopo un paio di minuti di cottura possiamo aggiungere un po' di brodo di cozze e vongole filtrato. Dopo 5 minuti di cottura aggiungiamo le pannocchie di mare, dopo 2 minuti ancora aggiungiamo gli scampi che abbiamo un po' cotto e li lasciamo insaporire. Aggiungiamo anche cozze e vongole. Il brodo ce lo lasciamo un po' da parte, quello che rimane, e facciamo insaporire anche quelle cozze e vongole che ci siamo lasciati con il guscio per ornare il piatto. I gamberi, insomma un bel piatto ricco, come potete vedere. Lasciamo cuocere per pochissimo, mezzo minuto, proprio per insaporire soltanto. Spostiamo a questo punto tutto in una padella prima di versare gli spaghetti. La cottura. L'acqua sta cominciando a bollire. Se volete potete a questo punto aggiungere, vedete, le teste dei gamberi nell'acqua, però dovete avere ovviamente il tutto separato come abbiamo noi. Sale. E possiamo versare gli spaghetti. Altro formato di pasta che va benissimo, le linguine. Ovviamente il sale nella pasta non abbondate, perché poi l'acqua delle cozze già di per sé è abbastanza salata. Dopo 8 minuti possiamo scolare gli spaghetti al dente e termineranno la cottura nel sugo per altri 4 minuti. A questo punto noi assaggiamo di sale. Se non è troppo salato potete aggiungere il brodo che è rimasto delle cozze e delle vongole. Ci sono sicuramente dei passaggi da seguire, soprattutto se utilizzate il pesce fresco, perché bisogna pulirlo un po'. Però insomma tutto sommato non è una ricetta complicata, soprattutto se seguite tutti i nostri passaggi spiegati veramente nei dettagli. Chiunque potrà fare questo piatto, anche se non si è mai cimentato con un primo piatto di pesce, quindi non spaventatevi davanti agli spaghetti allo scoglio. Un minuto prima della fine della cottura ci andiamo ad aggiungere un po' di acqua di cottura e tutti i vari frutti di mare che abbiamo cotto precedentemente, che abbiamo messo nella padella. Aggiungiamo anche un po' di scampi, un po' di cicale. Quindi fateci sapere nei commenti se rifate la nostra ricetta. Seguiteci su tutti i social, perché noi non siamo solo su YouTube, siamo anche su Facebook e su Instagram. Ma soprattutto cliccate sulla campanella in basso a destra al video di YouTube se volete ricevere le notifiche tutte le volte che esce una nuova ricetta di Cucina Geek. Spegniamo la fiamma, un paio di cucchiai di olio e una bella manciata di prezzemolo e la ricetta è terminata. Alla prossima ricetta, ciao!